Buongiorno, continuiamo a parlare di centraline di termoregolazione. Nel video precedente abbiamo parlato delle varie tipologie di fluido che vengono impiegati. Ora parliamo magari delle tipologie di centraline in base al fluido. Parliamo di centraline di termoregolazione ad acqua. Tipicamente possiamo utilizzare centraline di termoregolazione con un circuito atmosferico o un circuito pressurizzato. La grossa differenza la fa prima di tutto il range di temperatura alla quale andiamo ad operare con la centralina. Fino a 90 gradi ovviamente possiamo usare una centralina atmosferica. Oltre i 90 gradi, per ovvi problemi di ebollizione, dobbiamo usare delle centraline ad acqua pressurizzata, cioè con un circuito chiuso, sigillato, che resiste alla pressione, come se fosse una pentola a pressione. Ovviamente con altre tipologie di sicurezza, ma questo è un tema che affronteremo magari in un altro momento. Tante volte si impiegano centraline pressurizzate, quindi ad acqua pressurizzata, anche per temperature basse, perché hanno la grossa peculiarità di poter essere installate in qualsiasi punto dell'impianto senza rispettare le altezze. Mi spiego meglio. Una centralina atmosferica, proprio per il circuito atmosferico, quindi un circuito aperto, ha la necessità di avere il vaso d'espansione nel punto più alto dell'impianto. Altrimenti, per il principio dei vasi comunicanti, l'impianto si svuoterebbe. Una centralina pressurizzata, in sostanza, è un circuito chiuso, sigillato, quindi l'acqua viene messa in circolazione. Una volta che viene sfiatata l'aria nei punti alti dell'impianto, la centralina può funzionare regolarmente senza problemi. Chiaramente, in funzione del tipo di impianto, andremo a scegliere il tipo di centralina più adeguato. Tante volte la centralina atmosferica ha dei grossi vantaggi rispetto alla pressurizzata. La pressurizzata, come dicevo prima, ha il vantaggio che una volta che noi abbiamo sfiorato completamente l'aria, il circuito è pieno, l'acqua circola e non ci sono problemi. Abbiamo però dei circuiti industriali, dei processi dove i circuiti sono veramente molto complessi. Ci sono tanti punti nei quali si possono fermare delle sacche d'aria difficili da sfiatare. A questo punto una centralina atmosferica posta nel punto più alto dell'impianto potrebbe essere la soluzione vincente, perché la pompa rimane sotto il battente del serbatoio, quindi sempre innescata dall'acqua, spinge l'acqua nell'impianto, le eventuali bolle d'aria non tornano alla pompa ma vanno a finire nel vaso d'espansione direttamente o nel serbatoio di raccolta dell'acqua che è posto nel punto più alto, sfogandosi, automaticamente, senza grossi problemi. E questo consente di operare con la pompa senza difficoltà, soprattutto quando si mette in marcia l'impianto. Sicuramente è un argomento che vale la pena di essere approfondito. Se ci contattate ne parliamo ancora. Buona giornata e grazie.